Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti, io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Immagina questo, sei al Gilded Lily, uno dei club più in voga di Manhattan. La musica è alta, la gente balla, beve e si diverte. Fuori c'è quell'atmosfera tipica dei weekend newyorkesi, un via vai di centinaia di persone che si riversano sui marciapiedi e i taxi che corrono tra le strade facendo da spola tra un locale e l'altro. Quando il locale sta chiudendo, ti raduni con i tuoi amici davanti all'ingresso insieme al resto dei clienti. Qualcuno fuma l'ultima sigaretta, qualcun altro ne approfitta per fare nuove conoscenze, un po' come il tuo amico che è lì sul marciapiede che sta parlando con due ragazzi conosciuti da poco. Sembra euforico e senza battere ciglio si lancia insieme a loro e ad alcune ragazze in due taxi di passaggio e se ne va. Ma non c'è nulla di troppo strano nella scena perché questa è New York, deve aver ricevuto un invito interessante a qualche after party e tutto sommato è capitato molte volte di proseguire la serata separati. Peccato che tu non lo sai ancora, ma quella è l'ultima immagine che avrai di lui. Oggi, amici, vi parlo della triste storia di Joey Comunale. Joey's missing. There's something really wrong. Prima di cominciare con il caso di oggi, amici, datemi solo un minuto per ringraziare lo sponsor di questo video, Incogni. Quando navighiamo su internet accettiamo i cookie o ci registriamo a un nuovo servizio, è come se lasciassimo dei pezzi di noi sparsi in rete, spesso senza riflettere troppo sulle conseguenze. Il problema è che esistono i data broker, società che lavorano esclusivamente per raccogliere i nostri dati dai registri pubblici o dai tracciamenti con l'unico scopo di rivenderli. E spesso è solo per marketing fastidioso, ma il vero rischio è se questi database vengono hackerati. In quel caso tutte le nostre informazioni personali finiscono nelle mani dei truffatori e la situazione può diventare pericolosa anche per la nostra sicurezza. Ora capite bene che sarebbe impossibile mettersi a rincorrere ogni singolo sito dove abbiamo lasciato una traccia e in ogni caso sarebbe una battaglia persa in partenza perché i data broker ricomincerebbero subito a raccogliere tutto da capo. Incogni serve proprio a colmare questo vuoto, arrivando dove noi non possiamo. Contatta i broker, chiede la rimozione dei dati e monitora 24 ore su 24 che non riappaiano. In pratica pulisce la nostra presenza online al posto nostro. Se volete riprendere il controllo della vostra privacy, vi lascio il QR code qua in sovraimpressione e il link nella descrizione del video. Usandolo avrete il 60% di sconto sul primo anno, un piccolo passo per stare decisamente più tranquilli. E ora torniamo alla storia di oggi. Joseph Joey Comunale nasce a Stamford nella contea di Fairfield in Connecticut il 9 marzo del 1990 dai genitori Patsy, detto Pat, e Lisa Comunale. Joey è un ragazzo solare e positivo, molto legato alla sua famiglia, in particolare a sua sorella Alexa e al padre Pat, con cui svilupperà nel tempo un bellissimo rapporto fatto di supporto e complicità. Pat è infatti molto più di un padre per lui, è proprio un amico, un confidente e anche colui con cui Joey può condividere una delle sue più grandi passioni, quella per lo sport. Joey è appassionato di baseball ed è simpatizzante degli Yankees ed è da sempre stato un tipo molto atletico e sportivo e alle superiori, quando frequentava la Westfield High School, ha fatto parte proprio della squadra di baseball e ha praticato anche l'hockey. Dopo le superiori frequenta la Hofstra University, un'università privata situata ad Hempstead nello stato di New York e continua anche a praticare sia l'hockey che il baseball ed entra anche a far parte della confraternita Delta Sigma Pi, dove stringe moltissime amicizie. In questa università Joy consegue una specializzazione in Legal Studies in Business, un indirizzo che studia le basi del diritto applicato alle aziende e dopo la laurea inizia a lavorare come responsabile vendite nella compagnia del padre che possiede una società di sicurezza privata. Insomma, Joy ha una vita appagante, è un bellissimo ragazzo, atletico, competente sul lavoro e con uno splendido futuro davanti a sé. E oltretutto è uno che ci sa fare con le donne e ci sa fare anche proprio con le persone in generale e
A proposito di questo c'è una cosa molto simpatica in uno dei documentari che ho visto per preparare questo caso, ovvero il fatto che tutti lo descrivono come il mio migliore amico. C'è proprio un susseguirsi di persone che lo chiamano il mio migliore amico. We've been best friends ever since. My best friends. My best friend. Best friend. Everybody called him their best friend. E questo dice molto sulla sua personalità e sul ruolo speciale che ha nella vita delle persone che lo circondano. Quindi Joy ha una vita sociale molto attiva, è pieno di amici, quelli conosciuti al liceo o all'università, con cui ama fare festa e andare per locali, perché Joy è un po' un festaiolo, ma è anche, come dicevamo, molto legato alla sua famiglia, con cui ama passare del tempo di qualità. E una delle sue abitudini è recarsi ogni domenica a casa dei genitori a Stanford per guardare insieme la partita di football. E arriviamo infatti proprio ad una di queste domeniche. È il 13 novembre del 2016, è appunto domenica, ma è mezzogiorno passato e Joy ancora non si è presentato a casa dei suoi genitori né si è fatto sentire per avvisare del suo ritardo. E questa è una cosa molto molto strana. Infatti i suoi genitori, che sono abituati a sentire il figlio tutti i giorni, si allarmano immediatamente. Così nel pomeriggio Pat, insieme a suo fratello che nel frattempo l'ha raggiunto, prova a chiamare insistentemente Joy sul suo cellulare finché finalmente qualcuno risponde. Ma non è la voce di Joy. Dall'altra parte della cornetta c'è il suo amico Steven, che fa parte della comitiva di Joy da anni. Steven racconta che la sera prima Joy gli aveva lasciato erroneamente il suo cellulare e poi i due si erano separati perché Joy era andato ad una festa a New York e quindi ora il suo cellulare ce l'aveva ancora lui, ce l'aveva ancora Steven. Ma quando Pat dice a Steven che Joy appunto non si è presentato per pranzo come di consueto, anche lui inizia ad impanicarsi perché anche lui sa quanto questa cosa sia strana. A questo punto quindi Steven fa partire un mega passaparola tra tutti i loro amici e conoscenti per capire se qualcuno sa dove sia finito Joy, ma purtroppo ci si rende subito conto che Joy sembra sparito nel nulla. Nessuno sa dove sia, nessuno l'ha più sentito, a casa sua non c'è e non si trova neanche a casa di nessun altro amico della comitiva. Steven quindi inizia a ripensare, a ripercorrere la serata prima e ripercorre mentalmente e insieme ai genitori di Joy passo dopo passo quella serata. Vediamola insieme. È la sera del 12 novembre 2016, un sabato sera, e Joy si ritrova con due suoi amici, appunto Steven e un altro che si chiama Todd, per una serata fuori. In realtà pare che Joy non avesse nemmeno voglia di uscire quella sera, infatti dopo cena si era messo a fare un pisolino, ma ad un certo punto lo aveva chiamato un suo compagno di college e aveva insistito per offrirgli degli ingressi VIP per il locale in cui lavora come PR, il Gilded Lily. Al che Joy non aveva saputo dire di no e aveva coinvolto anche i suoi amici. Il gruppo quindi decide di far serata nel posto in questione, il Gilded Lily, un locale molto in voga di Manhattan, situato nel Meatpacking District tra la 9ª e la 10ª strada. Si tratta di un elegante lounge bar sotterraneo con una pista da ballo, un posto molto frequentato. Insomma, diciamo che è uno di quei posti in cui devi indossare un determinato dress code, anzi, vabbè, dovrei dire era perché in realtà adesso è stato chiuso. Comunque, Joy e i suoi amici vanno a fare serata in questo locale e passano lì diverse ore tra musica e alcol e in un attimo si fanno le 4:30 del mattino. Joy e i suoi amici escono fuori dal locale e lì sul marciapiede la situazione è quella tipica di un qualsiasi sabato sera. Ci sono gruppi di amici che ridono, fumano, qualcuno di alticcio che prova a prendere aria, scoppia anche una piccola rissa, ma
niente di troppo inconsueto. Una volta lì fuori, Joy si mette a parlare con 3 ragazze che non conosce, molto carine, quando ad un certo punto 2 tizi si avvicinano, si mettono attorno a loro e anche loro cominciano a chiacchierare. Sono 2 ragazzi giovani, sembrano simpatici e invitano il gruppo ad unirsi a loro per una sorta di after party. Infatti uno dei 2, che si chiama Larry, propone di raggiungere la casa di un loro amico per continuare la serata insieme. Larry spiega che questo amico, che si chiama Jimmy, vive in un attico al Grand Sutton, un lussuoso condominio che si trova a Sutton Place, che sarebbe un quartiere residenziale esclusivo situato nell'Upper East Side di Manhattan. Questa zona è una zona molto prestigiosa, piena di grattacieli residenziali di lusso, palazzi affacciati sull'acqua, dove abitano persone molto facoltose. È una delle zone più ricche di New York e se avete visto Gossip Girl sicuramente lo sapete già. Inoltre questo tizio spiega anche che questo amico, Jimmy, non è uno qualunque, ma è niente meno che James, che appunto tutti chiamano Jimmy, Rackover, figlio del famosissimo gioielliere delle celebrità Jeffrey Rackover. Jeffrey Rackover è uno dei gioiellieri più rinomati. Pensate che tra le cose è quello che ha realizzato l'anello di fidanzamento per Melania Trump. Insomma, questo invito fa gola a Joy, anche perché a New York funziona proprio così, cioè tu esci per una serata qualsiasi e poi nel giro di poche ore ti ritrovi a far festa a casa di qualcuno che magari è, come in questo caso, il figlio del gioielliere delle star. Cioè a New York le conoscenze si fanno molto velocemente e non è affatto raro ritrovarsi in situazioni che sembrano uscite da un film. Quindi insomma, Joy prende la palla al balzo e decide di seguire i 2 ragazzi e le 3 ragazze che si sono unite e lascia lì i suoi 2 amici che non vanno con loro, ma lascia lì anche il suo cellulare, perché il suo amico Steven si era allontanato per 2 secondi per fare una telefonata con il suo cellulare e quando si è girato ha visto Joy appunto salire sul taxi e andarsene via e il suo cellulare è rimasto nelle sue mani. Quindi questo è ciò che gli amici di Joy riferiscono a Pat riguardo al loro sabato sera. Questa è l'ultima volta che qualcuno ha visto Joy in compagnia di questa nuova comitiva. La rete di conoscenze di Joy quindi si attiva e tra passaparola e ricerche sui social gli amici riescono a scoprire qualcosa. Un caro amico di Joy, che si chiama Max, usa la localizzazione di Instagram per trovare le foto postate dalle persone che si sono taggate nei pressi del Gilded Lily la sera precedente e riconosce così in uno scatto, per purissima coincidenza tra l'altro, un suo amico che è in compagnia di 3 belle ragazze. Ecco, una di queste ragazze è proprio una delle 3 con cui si è allontanato Joy quella notte. Max quindi contatta questo amico nella foto, che a sua volta contatta la ragazza, che conferma di aver passato il resto della nottata a quella festa a casa di quel tizio figlio del gioielliere e racconta che Joy era lì con loro e l'aveva anche accompagnata con le altre ragazze a prendere un taxi, un Uber, intorno alle 6 del mattino. Dopodiché, questa ragazza racconta, non sa che cosa ne sia stato di Joy perché non era andato via con loro. Intanto qualche altro amico, cercando, riesce anche a trovare nome e cognome di questo Larry. Larry si chiama Lawrence Di Leon e con una breve ricerca online si riesce a risalire anche al suo numero di telefono. Max, quindi, l'amico di Joy, lo chiama e gli chiede se abbia appunto notizie di Joy. Ma Larry risponde di non sapere che fine abbia fatto dopo la festa, anche perché, dice Larry, Joy in realtà se n'è andato via in Uber insieme alle 3 ragazze verso le 6 del mattino. Ma se vi ricordate, la ragazza aveva detto che Joy non era andato via con loro, quindi chi sta mentendo? Anche lo stesso Pat, il padre di Joy, telefona a Larry domenica sera e Larry racconta anche a lui che Joy, dopo aver accompagnato le ragazze all'Uber verso le 6 del mattino, non è più rientrato alla festa. Lui dice proprio di averlo visto andare via
con le 3 ragazze appunto sull'auto, e aggiunge anche un dettaglio. Dice che Joy aveva detto che stava andando a comprare le sigarette, ma questa è una cosa strana, secondo suo padre e anche secondo i suoi amici. Infatti tutti dicono che Joy non fumava. O meglio, magari fumava 1 o 2 sigarette quando faceva serata, ma non aveva mai comprato un pacchetto, mai. Cioè lui le scroccava e basta, probabilmente perché a New York un pacchetto di sigarette costa $30. Comunque Pat si insospettisce, ha un'orribile sensazione e quindi decide di sporgere denuncia di scomparsa alla polizia di Stamford. I genitori di Joy raccontano nei dettagli la serata alla polizia, che immediatamente contatta quel Larry Lawrence di Lyon per fargli alcune domande. Ma lui continua ad affermare di non avere idea di che fine abbia fatto Joy e sotto pressione fornisce l'indirizzo preciso dell'appartamento dove si è tenuta la festa, i nomi delle 3 ragazze che erano sull'Uber con Joy e soprattutto quelli dei 2 amici con cui ha organizzato la festa. Uno ve l'ho già detto, è James, detto Jimmy Rackover, il figlio del gioielliere, e l'altro si chiama Max Gemma, che è un Max diverso dall'amico di Joy che ha rintracciato il numero di Larry. Parliamo meglio di tutti loro. Lawrence, detto Larry di Lyon, è nato nel 1988 e proviene da una famiglia benestante del New Jersey, proprietaria di un allevamento di cavalli da corsa di razza. Non sappiamo molto sul suo conto, se non che lavora nel settore immobiliare e che è molto appassionato di fitness e di palestra in generale. Max Gemma invece è nato nell'87 e proviene anche lui da un contesto decisamente privilegiato. La sua famiglia è ben inserita nell'elite economica e politica del New Jersey. Suo padre, infatti, che si chiama Gordon Gemma, è un avvocato specializzato nel settore immobiliare, è stato il sindaco di Oceanport ed è poi diventato il responsabile dello sviluppo immobiliare in New Jersey per conto della famiglia Kushner, che sarebbero i parenti acquisiti di Donald Trump, perché Jared Kushner, figlio del magnate Charles Kushner, altri non è che il marito di Ivanka Trump. Max Gemma invece lavora come consulente per la Pane Pinto Properties, che sarebbe una società immobiliare con sede nel New Jersey, località in cui lui condivide un appartamento proprio con Larry, quindi Max Gemma e Larry vivono insieme. Max e Larry quindi non vivono a New York, vivono nel New Jersey, a Jersey City, che è tipo a 20 minuti di macchina, ma frequentano l'Upper East Side molto di frequente, coltivando tutto un giro di amicizie ben preciso, un giro di amicizie altolocate, tra cui appunto il loro amico Jimmy Rackover, il figlio del gioielliere che vi dicevo prima. Lui è nato nel 1991 ed è il classico ereditiere della upper class newyorkese. È super fissato con lo star system, è affascinato dalle celebrità, sogna di fare il modello ed è ossessionato dal culto del fisico e dalla palestra e anche dalla box che pratica con costanza. La vita di Jimmy da fuori sembra letteralmente quella dei personaggi di Gossip Girl: abiti di lusso, cene nell'Upper East Side e serate nei club e nei locali più esclusivi, e come è facile immaginare, intorno a lui gravitano tutta una serie di amici e di conoscenti estremamente affascinati dal suo stile di vita, che lo idolatrano e fanno a gara per essere i suoi migliori amici, e tra questi c'è proprio Larry, che da quando conosce Jimmy nel marzo del 2016 diventa il suo migliore amico, cioè la sua spalla inseparabile. Ma torniamo alle indagini. Come dicevamo, Larry fornisce ai detective l'indirizzo dell'appartamento in cui si è svolta la festa. L'edificio si chiama Grand Sutton, l'appartamento è il 4C, che poi Larry, tra l'altro, quando ha invitato la gente alla festa parlava di un attico pazzesco. Invece l'appartamento 4C non è un attico, è semplicemente un bilocale, ma vabbè.
Comunque, con questo indirizzo alla mano, il padre di Joy decide di sollecitare le ricerche e di assicurarsi che anche il Dipartimento della Polizia di New York sia informato della scomparsa di Joy. Così si reca lì personalmente insieme a suo fratello e parlano con il detective Castro, che assume la direzione del caso. Il detective Castro decide innanzitutto di recarsi al Grand Sutton per visionare le telecamere di sicurezza dell'edificio e verificare che verificare tutti quelli che sono effettivamente entrati e usciti nella notte tra il 12 e il 13 novembre. Ebbene, nei video di sorveglianza si vede effettivamente Joy che esce dall'edificio intorno alle 6 del mattino insieme a Larry per accompagnare le ragazze a prendere quell'Uber, come avevano detto loro. Poi però non sale sull'auto con loro come aveva detto Larry, al contrario rientra nell'edificio e rientra nell'edificio proprio insieme a Larry, non da solo, quindi Larry sapeva bene che lui non fosse andato con le ragazze nell'Uber. Quindi Larry ha mentito. E perché lo avrebbe fatto? Pat, che è lì con il detective Castro mentre guardano i video, è molto sopraffatto e ovviamente turbato dalla visione del filmato. Così il detective lo invita ad uscire dall'edificio per tornare in commissariato. Ma mentre si trova lì fuori, mentre sta facendo delle chiamate, Pat nota che il portinaio dell'edificio sta smaltendo alcuni sacchi della spazzatura e in quel momento viene come pervaso da una sensazione fortissima. Lui sente che dentro quei sacchi potrebbe esserci qualcosa di rilevante nel caso della scomparsa di suo figlio. Quindi si precipita dall'uomo e fa in modo che i sacchi non vengano buttati via. E per fortuna che lo ha fatto, perché una volta aperti e ispezionati, la polizia trova effettivamente qualcosa. Trova i pantaloni di Joy, la sua maglietta, tutti sporchi di sangue. Trovano anche una catenina a cui lui era molto legato, che indossava sempre, che gli era stata regalata dal padre, e trovano anche la sua patente di guida di Joy. Quindi, insomma, è chiaro che qualsiasi cosa sia accaduta a Joy è accaduto in quell'edificio, quella notte e a quella festa. Sempre grazie ai filmati di sicurezza dell'edificio e alle varie telecamere dislocate in tutta la città, i detective scoprono anche che Jimmy Rackover si era messo alla guida della Mercedes di suo padre e aveva lasciato lo stato di New York quella notte. Infatti, intorno alle 21:45 del 13 novembre 2016, la Mercedes di Rackover lascia l'Upper East Side e si dirige verso il New Jersey. Alle ore 3 circa di lunedì 14 novembre, lo stesso veicolo è stato visto mentre rientrava a New York, mentre un ulteriore filmato di sorveglianza alle 3:15 ha ripreso la Mercedes, sempre condotta da Jimmy, mentre entrava nel parcheggio dell'edificio. Quindi Jimmy ha guidato fino al New Jersey e poi è tornato indietro. Ma perché? Per andare dove di preciso? A rivelarlo alle autorità sarà Larry, che il 15 novembre si presenta spontaneamente al commissariato per rilasciare alcune dichiarazioni, cioè lui racconta quello che è successo a quella festa e queste dichiarazioni sono sconvolgenti. Dunque, quella sera, a quanto pare, Jimmy, il figlio del gioielliere, non era neanche uscito, era stato a casa e aveva guardato la diretta del famoso incontro di Conor McGregor e Eddie Alvarez al Madison Square Garden e poi stava per andarsene a dormire quando Larry gli aveva scritto e si era praticamente autoinvitato a casa sua con gli altri, quindi con Max, Gemma, Joy e le 3 ragazze per continuare la serata a casa sua. Larry racconta che Jimmy è un tipo super ospitale, casa sua è sempre aperta per i suoi amici e quindi anche quella volta ha accettato. Larry, Max, Joy e le 3 ragazze quindi sono andati a casa sua e per ore non hanno fatto altro che bere e fare uso di cocaina, che sniffavano dalla punta di un coltello che Larry maneggiava e che usava anche per aprire varie birre. Ad un certo punto Larry racconta che lui e Jimmy si sono tipo sfidati
a chi riuscisse a sollevare più pesi e a chi riuscisse a fare più flessioni, quindi insomma una serata di livello. La polizia ottiene anche dei video girati da una delle ragazze che mostrano degli spezzoni della festa, tra cui un'altra sfida tra Larry e Jimmy che fanno una sorta di spogliarello, lap dance addosso alle presenti. Larry prosegue con il racconto della serata spiegando che intorno alle 6 hanno riaccompagnato le ragazze all'ingresso per prendere questo famoso Uber e poi ammette che Joy è tornato nell'appartamento di Jimmy. Una volta rientrati racconta che si sono seduti al tavolo per bere ancora qualcosa insieme e qui, secondo Larry, è avvenuta una lite, una discussione proprio tra lui e Joy. Il motivo sembra futile, o meglio, in realtà non sembra esserci un vero e proprio motivo, ma pare che Joy gli abbia detto questa frase ad un certo punto. Gli ha detto: Jimmy ha portato la cocaina, io ho portato le sigarette, cosa hai portato tu? Cosa hai messo tu sul tavolo? E lo avrebbe detto sbattendo le mani sul tavolo, scatenando così la rabbia di Larry, che è noto a quanto pare per il suo carattere impulsivo ed è stato preso da quello che lui stesso definisce uno scatto d'ira, per cui ha spinto Joy a terra e lo ha colpito. In tutto ciò, sempre dal racconto che Larry fa alla polizia, Max Gemma era addormentato lì vicino, si era addormentato sul divano, mentre invece Jimmy, mentre è scattata questa lite, si era assentato per qualche minuto per andare a cercare dell'altra cocaina nell'appartamento di suo padre, il gioielliere, che abita nello stesso edificio ma al 32esimo piano, quindi probabilmente quell'attico di cui si parlava prima è del padre. Dalle telecamere dell'ascensore infatti i detective lo vedono salire fino all'appartamento del padre, lo vedono entrare nella sua camera da letto mentre lui dormiva e lo vedono frugare nella sua cassaforte. Non si sa se prendere del denaro o direttamente le sostanze che magari erano conservate proprio lì. Comunque in tutto questo è stato via circa 4 minuti e quando è tornato nell'appartamento 4C ha appunto trovato Larry e Joy che facevano a botte. Ma Jimmy non poteva accettare che un suo ospite attaccasse così il suo amico, il suo bro. E così, senza pensarci due volte, è intervenuto scagliandosi violentemente contro Joy e prendendo velocemente il sopravvento su di lui grazie alla sua forma fisica e tra l'altro vi ricordo anche che Jimmy faceva box, quindi sapeva come attaccare qualcuno. Jimmy ha attaccato Joy con una furia cieca, picchiandolo fino a mandarlo in crisi respiratoria. Poi, sempre secondo la versione di Larry, Joy ha perso i sensi e a questo punto Jimmy ha continuato a infierire su di lui, schernendolo e urlandogli qualcosa tipo: «È questo quello che succede quando ti metti contro un mio amico». Nel frattempo anche Max, il terzo amico che si era addormentato sul divano, si è svegliato e, stando sempre al racconto di Larry, a questo punto lui e Max erano terrorizzati da Jimmy perché, a detta sua, Jimmy aveva perso completamente il controllo e, nonostante Joy fosse a terra, privo di sensi, lui avrebbe continuato a infierire su di lui con sempre più violenza, sbattendogli anche la testa contro il pavimento. Poi, una volta placata questa sua furia, sarebbe stato preso dal panico. Gli è venuto il panico al pensiero di poter essere denunciato ed è proprio a quel punto che avrebbe deciso che c'era un'unica soluzione a tutta quella storia: uccidere Joy e farlo sparire. Larry racconta di essersi offerto di chiamare la polizia per assumersi tutta la responsabilità per la rissa, ma Jimmy non ha voluto sentire ragioni. Ha preso Joy, lo ha strangolato e poi ha iniziato a prenderlo a coltellate usando proprio il coltello, quello con cui avevano sniffato la cocaina fino a quel momento. Ma non finisce qua. A questo punto Jimmy e Larry hanno trascinato il corpo ormai senza vita di Joy in bagno e hanno tentato di smembrarlo per sbarazzarsene, ma
senza riuscirci. Questo però avrebbe fatto infuriare ancora di più Jimmy, che avrebbe colpito ancora e ancora il corpo di Joy con il coltello. Max, nel frattempo, su istruzione degli altri due, si sarebbe sbarazzato dei vestiti insanguinati buttandoli nell'immondizia del condominio e poi sarebbe stato allontanato dall'appartamento, e in generale Larry lo descrive come una sorta di vittima degli eventi, qualcuno che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma tanto vittima questo Max non è, dato che comunque si è sbarazzato dei vestiti, quindi ha aiutato ad occultare il delitto e oltretutto, una volta andato via dall'appartamento, non ha avvisato nessuno, anzi non solo non ha avvisato nessuno, ma nei giorni successivi, quando è stato interrogato, ha mentito ripetutamente alle autorità affermando di non sapere niente. Tornando comunque a quella notte, a quella mattina anzi, Larry e Jimmy hanno poi tentato di ripulire tutto il sangue usando della candeggina e della carta assorbente per eliminare ogni traccia, mentre poche ore più tardi si sono trovati a rispondere alle prime chiamate degli amici e dei familiari di Joy che appunto tentavano di ricostruire gli ultimi spostamenti di Joy. In tutto ciò comunque i ragazzi hanno anche trovato il tempo per mangiare. Risulta infatti che abbiano ordinato del cibo da asporto da Bear Burger. Hanno poi anche gettato i loro vestiti nei bidoni per la raccolta dei rifiuti del palazzo, insieme anche agli asciugamani, alle lenzuola insanguinate e a diversi effetti personali di Joy, tra cui appunto il suo portafoglio e la collanina che è stata ritrovata dal detective Castro. Le telecamere di sorveglianza del palazzo mostrano inoltre dei movimenti sospetti nel seminterrato. Larry e Jimmy lo hanno infatti perlustrato per trovare un modo per liberarsi del corpo senza vita del povero Joy, e sono anche stati immortalati mentre cercavano di spostare e di manomettere le videocamere di sicurezza, evidentemente senza riuscirci. Alla fine hanno optato per un piano folle. Larry racconta di aver avvolto il corpo nella pellicola di plastica e poi in un piumone, di averlo spostato sul davanzale della finestra del quarto piano e di averlo spinto giù. Cioè ha lanciato il corpo di Joy giù dal quarto piano facendolo cadere in strada in piena Manhattan, senza che nessuno si sia accorto di niente. Nel frattempo Jimmy, che si era posizionato sotto con la Mercedes del padre, lo aveva recuperato e trascinato in macchina insieme a Larry, che ovviamente l'ha immediatamente raggiunto. Larry confessa anche di aver trasportato il corpo fino a Oceanport, nel New Jersey, e di averlo abbandonato in una zona boschiva dietro a un negozio di fiori, in un'area che lui conosceva bene. Quindi per questo motivo la macchina di Jimmy era andata nel New Jersey e poi era tornata il giorno dopo il delitto. Spiega anche che a quel punto è stato proprio Jimmy a voler completare l'opera, diciamo così, spargendo della benzina sul corpo di Joy con l'intento di dargli fuoco, cosa che però non è riuscita a fare. E poi, infine, l'ha ricoperto con della terra, seppellendolo praticamente in una fossa poco profonda. Infatti, mercoledì 16 novembre 2016, il corpo senza vita di Joy viene rinvenuto proprio in quell'area boschiva, esattamente nella posizione indicata da Larry, e nei pressi del corpo viene rinvenuta anche una tanica di benzina a conferma del suo racconto. L'autopsia rivelerà numerose ferite da arma da taglio al torace, tra cui 15 coltellate, e la sua morte viene ufficialmente classificata come omicidio, ovviamente. Joy presenta molteplici ulteriori lesioni, diverse fratture craniche, gravi danni a una parte del volto, la frattura della maggior parte delle costole sul lato destro e ustioni estese alle gambe.
Il quadro sembra abbastanza chiaro, eppure Jimmy e Larry vengono entrambi arrestati solo per ostacolo alla giustizia, occultamento di cadavere e manomissione delle prove, e per ben 6 mesi, dopo la morte di Joy, nessuno viene incriminato per omicidio. Jimmy e Larry infatti puntano il dito uno contro l'altro, portando i procuratori a temporeggiare. È certo che la morte di Joy sia avvenuta nell'appartamento di Jimmy, ma è davvero lui il responsabile? Anche perché i risultati dei test forensi rivelano quantità di sangue significativamente maggiori sui vestiti di Larry. Infatti, ovviamente, Jimmy e i suoi avvocati non confermano affatto la versione di Larry e sostengono che l'omicidio sia avvenuto mentre lui era fuori dall'appartamento per cercare la droga. Sapete quando era andato nell'appartamento del padre? Ecco, sostengono quindi che lui non c'era neanche quando è avvenuto tutto ciò e appunto sostengono che quando Jimmy è rientrato in casa Joy fosse già morto. Alla fine, il 10 maggio del 2017, un gran giurì della contea di New York incrimina sia Jimmy Racover che Larry DeLeon per omicidio di secondo grado e occultamento del cadavere. Anche Max Gemma viene arrestato, ma con accuse minori, ovvero favoreggiamento e manomissione di prove materiali, perché pare che anche lui inizialmente abbia aiutato a ripulire la scena e appunto si era disfatto di tutti i vestiti insanguinati, quindi insomma ha occultato delle prove. Max però paga la sua cauzione di $200.000 ed è quindi libero di attendere il processo a casa sua, nel New Jersey, mentre Jimmy invece non riesce a pagare la sua cauzione, non riesce ad attingere al suo conto, pare per scelta del padre, e resta quindi in carcere, anche se in realtà su questo ci sono fonti discordanti. Alcune fonti dicono che la cauzione gli sia stata proprio negata, non siamo riusciti a capire quale sia l'informazione corretta. A Larry invece appunto la cauzione viene negata, quindi anche lui rimane in carcere e tutti e tre sono in attesa del processo. Nel frattempo ovviamente il caso impazza sui tabloid, tutti ne parlano perché se ci pensate ha tutti gli elementi per colpire il pubblico. Giovani belli, ricchi, privilegiati, festini a base di droga. Ma non solo questo, perché dalle indagini e grazie ai vari giornalisti che si sono interessati alla vicenda, viene fuori un plot twist incredibile su uno dei personaggi di questa vicenda. Viene fuori infatti che Jimmy Racover in realtà non è davvero il figlio del gioielliere delle celebrità Jeffrey Racover, o meglio, sì, in un certo senso Jeffrey è suo padre, ma più il suo daddy, il suo sugar daddy. Jimmy Racover infatti nasce James Boudoin II in Florida da una donna di nome Erin e da un padre che li abbandona subito dopo la sua nascita, e il padre certo non è Jeffrey Racover. Jimmy cresce quindi in Florida con sua madre, che è una donna che fatica ad arrivare a fine mese e che non riesce a essere presente con suo figlio come vorrebbe. Da adolescente Jimmy comincia a mettersi nei guai con la legge. Tra i suoi precedenti ci sono infatti svariati episodi di condotta violenta, furto con scasso, tentata rapina a mano armata, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e successivamente anche violazioni della libertà vigilata, cioè lui ha proprio tagliato il suo braccialetto elettronico. Insomma, un bel curriculum. Poi, a soli 18 anni, Jimmy trascorre anche 1 anno e mezzo in prigione per furto con scasso e viene rilasciato nel settembre del 2013 e 3 mesi dopo questa scarcerazione, lui decide di ricominciare da zero, una nuova vita con una nuova identità e che sia una vita all'altezza delle sue aspettative. Si trasferisce quindi a New York e inizialmente fa un po' di tutto, fa il barista, il DJ, il commesso, fa lavori diversi ma tutti comunque scelti con attenzione perché il suo obiettivo è quello di immergersi in un certo ambiente newyorkese. Lui vuole avvicinarsi a quello stile di vita in cui contano soprattutto
l'immagine, l'apparenza e i contatti. Jimmy tenta anche la carriera come modello e posa per Ricky Day, un fotografo noto soprattutto per dei servizi fotografici a tema erotico maschile. Jimmy comunque è un bel ragazzo e sfrutta questa cosa tentando la scalata sociale e in meno di 3 anni riesce effettivamente a entrare nei circuiti più esclusivi di Manhattan. Ad esempio, tra le altre cose, un bel giorno ad una cena incontra Jeffrey Rackover, il famoso e ricchissimo gioielliere delle star. Userò il condizionale qui perché i due hanno sempre negato la cosa, ma comunque tra i due sarebbe nato un legame molto intenso di natura sessuale, tanto che dopo poco Jimmy si sarebbe trasferito nell'appartamento di Jeffrey, quindi nel suo mega attico, dove è rimasto per circa 2 anni. Jeffrey, che era molto più grande e immensamente ricco, avrebbe iniziato a offrire a Jimmy tutto ciò che lui aveva sempre sognato: abiti di lusso, soldi, una vita nell'Upper East Side, in cambio di compagnia e rapporti sessuali. Insomma, in cambio di compagnia e rapporti sessuali gli avrebbe aperto le porte di un mondo esclusivo. Ma Jeffrey è un personaggio pubblico, una figura importante nella scena di New York. Come giustificare in modo dignitoso la figura di questo ragazzo così tanto più giovane di lui, che vive con lui, dicendo a tutti che si tratta del suo figlio biologico ritrovato, cosa tra l'altro che lui ha persino detto in tribunale sotto giuramento, quindi comunque ha giurato il falso. In ogni caso Jimmy avrebbe accettato questo compromesso e nel marzo del 2015 avrebbe cambiato legalmente il suo cognome in Rackover, col consenso del suo daddy. Come vi dicevo, i due hanno sempre negato questa cosa e in realtà mi fa ridere perché sui giornali, non potendo definire Jeffrey il suo sugar daddy, perché loro hanno sempre negato, si riferiscono a lui come il padre surrogato di Jimmy, che vabbè, se la vogliamo dire così, a me va bene, chiamiamolo così. Insomma, quindi Jimmy riparte effettivamente da zero e non è più quel mezzo criminale che viveva in Florida. Si costruisce la sua vita perfetta, quella fatta su misura per lui, su misura proprio come i completi sartoriali che ormai sono la base del suo guardaroba. I giornali, in particolare il Daily Mail, indagano sulla sua sessualità, andando a scavare nel suo passato e danno voce a alcune testimonianze, come per esempio al racconto di una sua ex fidanzata della Florida, la quale dice che lei è sicura al 100% che Jimmy sia etero, ma dice anche che conoscendolo non esclude che possa aver fatto marchette con uomini gay più anziani per ottenere cose. Anche la madre di Jimmy si espone pubblicamente in favore del figlio, provando a ribaltare il ritratto mediatico che lo vuole cattivo e arrivista, e dice queste parole: Jimmy è l'opposto di come viene descritto. Per tutta la sua vita è stato qualcuno che salvava gli altri. Abbiamo ancora l'ultimo cane che lui ha salvato. L'attenzione mediatica si concentra comunque, come dicevamo, su questo rapporto non convenzionale tra Jimmy e Jeffrey, che porta un'ipotesi, diciamo, suggestiva, ovvero che Joy avrebbe respinto un avance sessuale di Jimmy, che avrebbe pulsioni omosessuali nascoste perché lui ha sempre dichiarato di amare le donne e si era sempre proprio dipinto come un donnaiolo, cioè lui aveva sempre ostentato il fatto di andare ogni sera con una diversa. Quindi secondo loro Joy avrebbe rifiutato un avance di Jimmy e per questo lui l'avrebbe ucciso. Sulla scia di quest'idea prende piede anche la teoria di una relazione segreta tra Jimmy e Larry. La loro forte amicizia in realtà sarebbe una copertura per una relazione clandestina tra i due, che quindi sarebbero una sorta di coppia e potrebbero aver tentato di coinvolgere Joy in un gioco erotico. Oppure ancora potrebbe essersi scatenata un litigio finito male a causa di qualche gelosia durante la festa.
A sostegno di questa tesi, in sede processuale, verranno anche letti dei messaggi che Larry e Jimmy si erano inviati, e in questi messaggi loro si scrivevano affettuosamente I love you, e quindi l'accusa ha dedotto che dovevano essere gay perché si scrivevano I love you, ma come sicuramente saprete, I love you in inglese può significare anche ti voglio bene, quindi vabbè, la lettura dell'accusa mi sembra un po' assurda, cioè tipo che due uomini non possono dirsi di volersi bene perché sennò significa che sono gay, per favore. Poi però l'ipotesi del movente sessuale viene accantonata e viene sostituita da una spiegazione molto più semplice, ovvero la lite per la scorta di cocaina che stava finendo. Il processo comunque inizia il 15 ottobre 2018 ed è quello di Jimmy Racover, che rischia una condanna all'ergastolo. I suoi legali portano avanti la narrazione secondo cui Jimmy sarebbe responsabile solo di aver coperto l'omicidio, ma non di averlo commesso. Di contro, l'accusa lo descriverà come un assassino freddo e spietato, e in aula viene fatta ascoltare anche una telefonata che Jimmy ha effettuato dal carcere, durante la quale lui si vantava e si compiaceva del fatto che lui tanto sarebbe tornato libero molto presto, e si vantava di essere in qualche modo riuscito a battere il sistema, cioè tipo a farla franca. I don't know if you've been following, but I start trial September, so I'm looking at being home around October-ish. My breath's gonna be up there, bro. Like, my weight's gonna be up when I hit the street. They're gonna be like, yo, this kid just beat it right. La difesa sottolinea però che non aveva senso per Jimmy attuare un omicidio così sconsiderato in casa propria solo per difendere il suo amico, con il rischio non solo di essere arrestato, ma anche di perdere la fiducia e il supporto economico del suo padre surrogato, come lo chiamano loro, cosa che è effettivamente accaduta. Infatti, il gioielliere delle Star ad un certo punto, cioè da un certo punto in poi, gli ha tagliato tutti i fondi e non ha neanche più pagato le sue spese legali, abbandonandolo a se stesso e al suo destino, fondamentalmente. Non proprio quello che avrebbe fatto, secondo me, un padre nel senso tradizionale del termine. Però non lo so. Un testimone chiave per l'accusa è invece Louis Ruggiero, detto anche LJ, figlio della popolare conduttrice televisiva newyorkese Rosanna Scotto e nipote del boss mafioso Anthony Scotto. Diciamo che però sull'attendibilità di questo testimone c'erano un po' di dubbi, e questo innanzitutto perché Louis viene appunto da una famiglia malavitosa, ma a parte questo anche perché lui è dichiaratamente dipendente dalle droghe. Lui stesso ammette di spendere circa $1.200 al giorno in sostanze stupefacenti, e nel 2015 era anche stato accusato di furto per aver rubato una borsa Chanel in una discoteca di New York, probabilmente per rivenderla per avere i soldi per le sostanze. Pare inoltre che fosse anche coinvolto in una triste vicenda. Praticamente nel 2014 questo Louis ha distribuito dell'ossicodone nella sua confraternita universitaria e purtroppo un suo compagno a causa di questo è morto per overdose. Louis comunque viene chiamato come testimone, ma la sua testimonianza è effettivamente piena di incongruenze. Dichiara infatti che il giorno dopo il delitto Jimmy gli aveva confessato di aver fatto qualcosa di terribile. Gli aveva raccontato di aver tagliato la gola a Joy, di aver messo il corpo in una coperta, di averlo appunto gettato dalla finestra e poi di averlo seppellito nel New Jersey. Peccato che dall'autopsia la gola di Jimmy
non risulta tagliata e in effetti Lewis nei precedenti interrogatori aveva riferito altro. Aveva riferito che a Joy era stato spezzato il collo. Di fatto la testimonianza di Lewis sembra, evolversi per adattarsi alle domande degli avvocati e come se non bastasse lui stesso ammette candidamente di aver spesso mentito nella sua vita per coprire amici e familiari. Infatti non ho ben capito perché abbia deciso di testimoniare allora, perché lo ha deciso lui di sua spontanea volontà. Vabbè, ma quindi è Jimmy l'artefice materiale del delitto? Non secondo la difesa, che attacca il testimone, Lewis, giudicandolo come inattendibile, sottolineando il suo abituale consumo di stupefacenti e soprattutto facendo notare le cose che non tornano nel suo racconto. Alla fine la testimonianza di Lewis praticamente si rivela controproducente per l'accusa, visto e considerato che ci sono più prove circostanziali che altro. E parlando di prove, uno dei momenti più difficili del processo è sicuramente quello in cui vengono mostrate le fotografie dell'autopsia. Immagini molto crude del corpo di Joy carbonizzato con i segni delle coltellate sul petto e una ferita all'arto dovuta al tentativo di smembramento. Vi ricordate che avevano provato a smembrarlo, non ci erano riusciti e tutto questo ha portato Pat, il papà di Joy, ad abbandonare l'aula, ovviamente. La difesa poi presenta un'unica prova materiale, cioè l'unica prova che non è circostanziale, l'anello che, secondo quanto sostenuto, Larry indossava al momento della lite, che risulta essere ammaccato, e questo lascia pensare che Larry abbia colpito Joy con estrema violenza, verosimilmente causando in prima persona la morte. Una prova comunque molto, molto debole. Dopo 5 ore di deliberazione, il 2 novembre 2018, la giuria dichiara Jimmy Racover colpevole di tutti i capi d'accusa e il giudice della Corte Suprema dello Stato di New York lo condanna ad una pena detentiva che va dai 25 anni all'ergastolo più delle pene aggiuntive da scontare in concomitanza. La notizia viene accolta con urla e singhiozzi di gioia da parte della famiglia di Joy e Pat, fuori dal tribunale, dichiarerà queste parole. Voglio ringraziare l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan. Non potrei essere più orgoglioso della polizia di New York e di tutti gli amici di Joy e di tutte le persone che ci hanno sostenuto negli ultimi 2 anni. Non vedo l'ora che anche quegli altri 2 figli di puttana paghino, proprio come questo stronzo. E poi dice, scusate il linguaggio. I can't wait to get these other 2 sons of bitches to go down just like this ass. Part of my language. Ma i colpi di scena in questo caso non sono ancora finiti. La sera della condanna di Racover, infatti, succede qualcosa. Dovete sapere che la mattina del delitto, Max Gemma, vi ricordate che lui ad un certo punto se n'era andato dall'appartamento? Ecco, quando se n'era andato, aveva chiamato un suo amico per farsi venire a prendere. Quell'amico si chiama Kyle Jarmon, che tra l'altro è anche lo stesso che ha consigliato a Larry un bravo avvocato che lo difendesse in questo processo. Ecco, la sera della condanna, questo Kyle Jarmon viene trovato senza vita nel suo appartamento per un'overdose da eroina e fentanyl. Il punto è che Kyle non faceva uso di queste sostanze, quindi il tutto sembra giusto un po' sospetto. Inoltre, i tabulati telefonici di Kyle mostrano che il giorno dell'overdose aveva ricevuto una serie di chiamate dal fratello minore di Max Gemma, Brian, e anche dal padre di Max. Insomma, secondo molti non si tratterebbe di una morte accidentale, bensì di un omicidio per mettere a tacere una delle poche persone che aveva avuto contatti con i 2 imputati nei giorni che hanno seguito la morte di Joy. Oppure anche che possa trattarsi di un suicidio causato dal senso di colpa perché magari sapeva qualcosa che non aveva rivelato agli inquirenti. Infatti Kyle non era mai neanche stato interrogato dalle autorità, quindi
che sapesse davvero qualcosa in più? Non lo sapremo mai e non sapremo mai neanche cosa sia successo perché non è mai stata fatta alcuna indagine. La sua morte è stata semplicemente considerata un effetto collaterale dall'uso di droghe, nonostante appunto lui non fosse un consumatore di tali sostanze. Un mese dopo comunque Larry accetta un patteggiamento e quindi si dichiara colpevole di un'accusa minore di omicidio colposo in cambio di una condanna a 23 anni di carcere e tra l'altro durante la sentenza tenterà anche di ritrattare la dichiarazione di colpevolezza, ma il giudice respinge questa richiesta. Max Gemma ottiene invece una condanna a 6 mesi di carcere per ostacolo alla giustizia, ma uno specialista gli diagnosticherà la sindrome post-traumatica da stress dovuta ovviamente a tutta la vicenda e per questo sconterà solo 4 mesi e uscirà nell'agosto del 2019. Jimmy Rackover ad oggi si trova in un carcere di massima sicurezza dello stato di New York e anche Larry è detenuto in una struttura carceraria che però non è mai stata resa nota. Nel 2018 Pat, il padre di Joy, ha avviato un'azione civile, ha presentato una causa per il risarcimento per la morte di Joy presso la Corte Suprema dello Stato di New York, causa contro Jimmy Rackover e Lawrence Di Leon, ma anche contro Jeffrey Rackover, il daddy surrogato di Jimmy, accusato di avere una responsabilità civile legata al controllo dell'immobile e a presunti comportamenti negligenti, ma in realtà non sappiamo come si sia conclusa questa causa o se sia ancora in corso. Intanto ancora oggi tutta la comunità piange la morte di Joy e gli amici lo ricordano sfoggiando tatuaggi con il numero 9. Si sono tutti tatuati il numero 9 che sarebbe il numero che Joy indossava quando giocava a hockey, mentre invece suo papà si è fatto tatuare direttamente il suo volto, proprio la sua faccia per portarlo sempre con sé. Queste amici sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi, fatemi sapere se lo conoscevate già, lasciatemi come sempre un commento, ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. Detto questo io vi ringrazio per aver passato tutto questo tempo con me anche oggi e ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao!